Benvenuti sul mio canale, io sono Sara. Non abbiate paura, in questo video vi mostrerò il metodo che utilizzo per stirare i miei capelli. Per me è un procedimento abbastanza lungo, quindi iniziamo. Gli strumenti assolutamente fondamentali per questa impresa sono un phon, ma non un banalissimo phon. I phon professionali sono quelli migliori sulla piazza. Non è solo il calore ad essere importante, ma anche la potenza con cui l'aria viene fuori. Una spazzola piatta. Questa spazzola è ottima per pettinare i capelli ancora bagnati o umidi e ci sarà utile per uniformare tutta la messa in piega. Ultimo, ma non per importanza, una spazzola in ferro. Questa spazzola ha la parte superiore e i denti in ferro, che con il calore si riscaldano. Questo ci permetterà di avere non solo una piega più definita, ma anche di farla in meno tempo. Solitamente divido la massa in 3 sezioni, procedendo poi a stirarle una per volta. La prima sezione e l'ultima sono le più piccole, perché trovo siano un po' più complicate da stirare, dato che per i capelli più nuovi o spezzati ci sono diverse lunghezze. Di conseguenza la sezione centrale sarà più sostanziosa. Isolata quindi la prima parte, la pettino e l'asciugo un po' se è ancora troppo bagnata. A questo punto, attrezzata di spazzole in ferro, prelevo una ciocca di capelli. Pongo la spazzola all'attaccatura, sopra o sotto i capelli, e giro una volta la ciocca su di essa. Con la punta del phon vado molto vicino ai capelli, ma mi raccomando senza toccarli. Muovo il phon su e giù. Questo movimento mi permette di stirare i capelli più in fretta e di renderli più lucidi. Porto i capelli in diverse direzioni. Facendo questo stiro al meglio la radice, che è una cosa fondamentale, e ne do un minimo di volume. Ripeto questi movimenti più volte fino a quando ovviamente non sono soddisfatta della stiratura. Con questo movimento vado ad appiattire e uniformare la ciocca. Infine mi concentro sulle punte, facendo girare la spazzola e lasciandola qualche secondo in posa ottengo una piccola onda all'estremità. Proseguo in questo modo con il resto dei capelli. Direi che il risultato finale inizia ad intravedersi, ma la strada è ancora lunga per me, quindi continuiamo. Ora, una cosa fondamentale è quella di stirare per bene i capelli anche indietro. Spesso non si dà importanza a questo passaggio, ma trovo bruttissimo l'effetto dei capelli liscissimi sulle punte e poi a mo' di nido paglioso alla radice. Quindi unisco le due parti di capelli già stirati e prelevo una sezione centrale che stiro esattamente come tutto il resto. Ecco dei capelli perfettamente stirati. Ora, con un elastico abbastanza grosso, in modo tale che non lasci il segno, vado a isolare la parte dei capelli già stirati e proseguo con la sezione centrale. Pettino per bene e ricominciamo. Mi raccomando a questa parte.
A questo punto tolgo l'elastico e con la spazzola piatta uniformo le due sezioni, stirandole assieme. Arrivati a questo punto, dopo aver stirato le due parti dell'ultima sezione, vado a creare un po' di volume all'attaccatura. Procedo sempre a sezioni. Unisco le due parti di capelli proprio sulla riga centrale e stiro la radice portando i capelli in alto. Ora sciolgo il resto dei capelli e mi concentro a stirare per bene i capelli sulla nuca. L'ultimo step sarà quello di utilizzare la spazzola piatta per uniformare ben bene tutta la messa in piega. Alla fine della messa in piega, i capelli sulla fronte risultano sempre un po' piatti, quindi per dargli più volume, con la spazzola piatta li alzo in questo modo e semplicemente li scaldo col phon. Potete farlo anche con le mani. Poi lasciateli su giusto per qualche secondo, in modo tale che raffreddandosi prendino la piega. E anche per questa volta è fatta! Ho fatto altri video in cui do consigli per quanto riguarda i capelli e ve li metto da qualche parte qui. Se il video vi è piaciuto, spolliciate un po'. Se avete qualche domanda da fare, lasciatela pure nei commenti. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!